Tasmai Shri Gurave Namaha. Srivatsangam Ahoraskam Vanamala Virajidam Shankachakradharam Devam Krishnam Vande Jagadguru. Om Shri Krishnaya Paramatmane Namaha. Om Shri Parthasarthaya Namaha. I bow to Lord Krishna and all our gurus, and I bow to all of you who are assembled here this morning. Mi inchino al Signore Krishna, a tutti i guru e a tutte le grandi anime che sono riunite qui questa mattina. Can you hear me? I can't seem to raise my voice. Can you hear me? Yes, Mataji, we can hear you. Yes, thank you. Okay, so today we are supposed to do mantras. Mm-hmm. And before going into the actual mantra, I'd like to say something about the science. Now, the science of sound is known as phonetics, and it's a very, very recent science in the Western world. Very recent, the science of phonetics. Allora, questa mattina vogliamo praticare dei mantra. Prima vorrei dirvi alcune cose scientifiche. La scienza del suono è chiamata fonetica ed è una cosa recente in Occidente. So, the rishis knew about the science many thousands of years ago. I rishi conoscevano questa scienza migliaia e migliaia di anni fa. So, the mantras are the application of that science so that all of us could make use of that science. I mantra sono l'applicazione di questa scienza in modo tale che tutti noi possiamo utilizzarla. Because every sound and form is deeply connected. Nama rupa. Ogni suono è connesso a una forma, a un collegamento profondo con una forma, nama e rupa. How do you say cat in Italian? Gatto. So supposing I say gatto, so what do you see? You see in your mind a cat which says meow meow. You do not see a dog which says wow wow. Quando io dico la parola gatto, nella tua mente si forma l'immagine di un gatto che fa miau miau, non di un cane che fa bau bau. So because that is why this is nama and rupa. The name, when you say the name, that is the sound. What is the name? It's a sound. And that sound has the form inside it. E per questo ogni volta che tu dici un nome, il nome è un suono, c'è anche una forma che è già contenuta in questo suono. Now, these ordinary names like we have, all the other, words which we have, they have the form because we know what they are. We are used to it. But mantras of the deities, it is said, the form of that deity is embedded in that sound of the mantra. Quindi i suoni che corrispondono ai nomi delle parole che conosciamo hanno la forma che noi gli attribuiamo, che noi conosciamo. I mantra dedicati alle divinità contengono al loro interno la forma della divinità. Now, you know that we don't realize how much force our sound has. E noi non ci rendiamo conto di quanta forza abbia il suono. When Mario Lanza sang, it is said he could shatter crystal so far away. Mario Lanza. Quando Mario Lanza cantava si dice che potesse rompere i cristalli a distanza. So that is the very grossest form of sound. Gross. That is the form which comes out of our mouth. E questa è la forma più grossolana del suono, che è quella che esce dalla nostra bocca. But they said the sound actually, where does it start? It starts in our heart, inside us. And slowly, it becomes an idea. And it slowly, the final form is the gross sound which comes out.
Però il suono si dice che abbia origine dentro di noi, nel nostro cuore, all'interno di noi, e poi lentamente prende una forma che esce dalla nostra bocca, e questa è la sua manifestazione più grossolana. So then they also realize that anything subtle has more force than anything gross. E poi i rishi hanno anche compreso che tutto quello che è sottile ha più forza, più potere di quello che è grossolano. Because creation goes from the formless to the form, from the subtle to the gross. Perché la creazione va dal senza forma alla forma, dal sottile al grossolano. So that mantras which were given to all the great mantras are normally given by a guru to the disciple. E tutti questi grandi mantra di solito sono dati dai guru ai loro discepoli. And normally the guru will whisper the mantra into the ear of the disciple. E secondo la tradizione il guru di solito sussurra il mantra nell'orecchio del discepolo. And the disciple keeps it in his mind and recites it in his mind and makes it less and less, the sound less and less, until it is only a kind of a wave in the ocean of his mind. E il discepolo mantiene questo mantra all'interno della sua mente, lo continua a ripetere mentalmente e a renderlo sempre meno un suono, finché non diventa una forma, come un'onda di vibrazione dentro di sé, nella sua mente. So many people ask me, is it necessary to say the mantra loud? Molte persone mi chiedono se sia necessario pronunciare a voce alta i mantra. Which has more power, chanting loudly or chanting in the mind? E chiedono che cosa ha più potere, cantare ad alta voce o cantare mentalmente. So there is a certain amount of power in chanting loud, but the greatest power for yourself is from chanting inside you. C'è del potere nel cantare a voce alta, ma il più grande potere per te personalmente è quando canti interiormente. So these mantras can be chanted by you inside, anytime, anywhere, wherever you're going. Quindi ci sono i mantra che possono essere cantati da te interiormente in qualunque momento, in qualunque luogo. Another thing about mantras is they have tremendous power to purify the air, to purify the surroundings, so that you find in a place where mantras are normally chanted, there is no pollution in the air, and the flowers and trees outside also get benefit of that sound. Anche il mantra ha un fortissimo potere di purificare l'aria, di purificare l'ambiente, e quindi si vede nei luoghi dove vengono cantati i mantra che non c'è inquinamento, e anche i fiori, le piante all'esterno traggono grandi benefici da tutto questo. So this is very important that wherever we go, that's why before I start any meeting or any place, new place which I'm going to stay the night or something, I will do Om chanting. E quindi è molto importante, anch'io quando vado in un luogo nuovo o comincio una nuova attività, o ad esempio vado in un posto dove non sono mai stata prima, ad esempio per dormire, canto sempre subito l'Om. Because it immediately purifies your atmosphere, takes out all the pollution in the room, and even helps the rest of the hotel or house or wherever you're staying. It spreads out in waves. Like, when you put one stone in the middle of a pool, the ripples will keep on going and going and going and going until it reaches the end of that pool. E quindi quando tu canti Om all'interno di una stanza, l'aria, l'atmosfera, le vibrazioni si purificano immediatamente, e anche tutto il resto di quell'hotel o di quella casa viene purificato, come quando si getta un sasso in uno stagno e crea delle onde, dei cerchi che si propagano fino ai bordi dello stagno. So mantras are powerful tools for both self-purification as well as for purifying the external world.
Quindi i mantra sono degli strumenti potenti sia per purificare noi stessi che per purificare l'ambiente circostante. So now this is the essence of the science of sounds, because even modern science has found out that when you say some music, for instance, nice music to plants and fields and all, they fruit, they fructify easier, the blossoms come out, and the whole field starts giving more and more of yield will be given. E questo è stato dimostrato anche scientificamente, che quando si suona una musica gradevole, armoniosa, i fiori fioriscono di più, gli alberi danno più frutti, anche i campi danno più raccolto. So you can imagine these are just musical sounds, but mantras are sounds which have deep meaning and which can evoke the spirituality in you. E questo succede con la normale musica, ma pensiamo quando usiamo i mantra hanno un significato spirituale e possono evocare la spiritualità in te. So many people ask, is this how to start meditation and become calm? But immediately you don't become calm at the moment you sit and close your eyes. So always I advise chanting Om or chanting any mantra and slowly making the voice less and less and less and less until it is only a ripple inside you. And then you will find that your meditation becomes much deeper. Ad esempio, alcune persone mi chiedono come posso calmare la mente quando mi siedo a meditare, perché in effetti non è che la mente si calma istantaneamente nel momento in cui ti siedi. Quindi io consiglio sempre di iniziare cantando Om o qualche altro mantra, sempre più a voce bassa, sempre più sottile questo suono, finché diventa solo un'onda, una vibrazione dentro di te. So in Sanskrit, there are two types of mantras are given to us. One are the Vedic mantras and the other the Puranic mantras. Nel sanscrito ci sono due tipi di mantra che ci sono stati dati, i mantra vedici e i mantra puranici. Now the Vedic mantras are so designed. In fact, the whole Vedas are every word in the beginning portion of the Veda. That is the hymn portion of the Veda, mantric portion of the Veda. Every word is a mantra. E in effetti nei Veda, nella parte iniziale che è detta la sezione degli inni o dei mantra, ogni parola è un mantra. And that is why it was very important that word should be pronounced properly. E per questo è importante che quella parola venga pronunciata nel modo corretto. If you did not pronounce properly, the desired effect would not come. Se non viene pronunciata correttamente, l'effetto desiderato non arriverà. For instance, what did you say was cat in Italian? Gatto. Suppose gatto, I say you will know it's cat. I say Barto. Immagina che invece di dire gatto io dica batto. Now you don't know what it's all about, what you're talking about, isn't it? Tu mi chiederesti, ma che cos'è questa cosa? Di cosa stai parlando? So how important the pronunciation, the intonation, the different, and in Sanskrit is even more than any language. The Sanskrit pronunciation has to be perfect if you are trying to use the Vedic mantras. Quindi capisci com'è importante la pronuncia, l'intonazione di una parola, e questo ancora di più nel sanscrito. È importante usare la pronuncia corretta quando si cantano i mantra. Now, it is so important that they wrote a book on this called Shiksha. That book also gave, I mean, in the olden times it was not a book, but they gave certain hints as to how it should be pronounced. But that came later. But originally, how the mantra was taught, how all these Vedas were taught, was from mouth to mouth, guru to shishya, so that the shishya could listen to the enunciation of the mantra by the guru.
E quindi questo è talmente importante che successivamente alla scrittura dei Veda, qualche tempo dopo, è stato scritto addirittura un libro che si chiama Shiksha, che contiene tutte le regole di pronuncia dei mantra. Però in origine il mantra veniva tramandato oralmente da guru a discepolo. Il discepolo imparava direttamente ascoltando il guru qual era la pronuncia corretta. So it was always been an oral tradition. C'è sempre stata una tradizione orale. So it was much, much later that it was written down and so on. Many millions of, thousands of years later it was written down. E questa trascrizione è avvenuta molto tempo dopo, forse addirittura migliaia di anni più tardi. But even now, no child who wants to learn the Vedas is not given one book and nobody says, okay, here's a book, you read it and learn. Ma anche adesso, se un bambino vuole imparare i Veda, non gli viene dato un libro e gli si dice, ok, adesso leggilo e imparalo. So even today, those children who want to learn Vedas, they are sent to a Vedic Padashala, a school for Vedic studies, where even today the teaching is by the Guru and the Shishya. Guru, Shishya, Guru, Shishya. Guru will repeat and Shishya will, Guru will say, Shishya will repeat. Quindi anche oggi quando un bambino vuole imparare i Veda viene mandato in una scuola di studi vedici dove apprende oralmente. Questa trasmissione viene sempre dal guru al shishya, cioè al discepolo. So this is a very important thing. This is to insist that nowadays people just learn mantras by looking at books, and even though there are marks to do this and hard mark and low mark and underneath soft C and hard C, it really does not work. Unfortunately, I hear so many people who come to the ashram who mispronounce the mantras. E oggi quindi non funziona come vengono appresi i mantra spesso attraverso i libri, anche se ci sono tutti questi segni, trattini sopra, sotto, eccetera, simboli fonetici, ma io vedo così tante persone che vengono al mio ashram e non sanno pronunciare correttamente i mantra. So if you want to learn Vedic mantras, always learn it either from a live guru or from some very, very good audio which gives you the correct pronunciation of the mantra. Quindi se vuoi imparare i mantra, imparali sempre o da un guru vivente oppure da qualche buona registrazione. So on the other hand, there are some Puranic mantras which come from the Puranas. E poi ci sono i mantra puranici che vengono dai Purana. Now, that's why I forgot to tell you, the Vedas are known as Shruti. That means that which is heard. I Veda sono conosciuti come Shruti, cioè ciò che viene udito. And the Puranas are known as Smriti, or what is, you remember it, you can write it down, you can read it. I Purana sono conosciuti come Smriti, cioè ciò che viene ricordato, quindi può anche essere scritto. So these Puranic mantras are all mantras about the gods. E tutti i mantra, anche questi mantra puranici, invocano le divinità. Like we have very simple mantras, like you must all have heard, oh, and always the prefix was always Om. E in tutti questi mantra il prefisso è Om. E sono molto semplici alcuni, li avrete già sentiti. Because Om includes all sounds in it. E viene sempre messo Om all'inizio perché Om include in sé tutti i suoni. The 52 letters of the Sanskrit alphabet goes into Om. Tutte le 52 lettere dell'alfabeto sanscrito rientrano nell'Om. I'll tell you now, whenever you say a word, first, if you just open your mouth and bring out air, it'll ah. Then you just close your lips a bit, ooh, and then close it tight. So all the three sounds, these three, and take in every sound that you can ever make.
Quindi Om è composta in realtà da 3 suoni, il primo è una A, poi c'è una U con le labbra un pochino più chiuse, poi una M con le labbra chiuse e questi 3 suoni riassumono tutti i suoni che esistono. So we always add, what does Om imply? That infinite, eternal Brahman, which is everywhere, and the sound of Om is also everywhere. That is the original sound, which was heard by the rishis, original sound. Even in the Bible says, in the beginning was the word. What Quindi is a word but a sound? The word is a sound. questo Om rappresenta il Brahman infinito, eterno, onnipresente e anche questo suono cosmico è onnipresente, è stato il primo suono che è stato udito, il suono primordiale udito dai rishi. E anche nel Vangelo si dice in principio era il verbo. Che cos'è il verbo? È un suono. So this is that how you realize how all religions, all ancient religions knew the importance of the word, importance of sound. Quindi questo ci dimostra che tutti gli antichi saggi conoscevano l'importanza del suono. So in the Puranas you get the different mantras for the deities. One of the very easy and important mantras which you must all have heard is Om Namah Shivaya. E quindi nei Purana si trovano tutti questi mantra per le divinità e uno di quelli più semplici che conoscete è Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Repeat. Ripetete. Om Namah Shivaya. Now this thing, it's not Om Namah Shivaya, it is Om Namah Shivaya. Allora, non è Om Namah Shivaya, ma è così con Namah Shivaya tutto attaccato. Om Namah Shivaya. Once again. Ancora? Om Namah Shivaya. Very good. Molto bene. This is known as the 5-syllabled mantra. We don't even say the mantra to the person. When the Guru tells the student, he will say, repeat the 5-syllabled mantra. That is Na, Ma, Shi, Va, Ya. 5 syllables. Questo viene conosciuto come il mantra dalle 5 sillabe. Anche il Guru ti dice ripeti il mantra dalle 5 sillabe, che sono Om, Na, Ma, Shi, Vaya. No, senza Om, Na, Ma, Shi, Vaya. It is called the Panchakshari mantra. That means the mantra with 5 syllables. Ecco. Na, Ma, Shi, Vaya. È chiamato il Panchakshari mantra, cioè il mantra dalle 5 sillabe. So then the next, the more important is for the Vishnu. And for Vishnu they have the Om Narayana Aya. Om Narayana Aya. Try. Provate. Om Narayana. Once again. Ancora? Om Narayana. Ya Narayanaya. Om. Again. Ancora? Om Narayanaya. Om Narayanaya. Om Narayanaya. Om. So here in the Namah Shivaya, the Nama means I bow to Shiva. Nama comes. In Narayanaya, you don't get the Nama, so you have to add it at the end. Om Narayanaya Namaha. Allora, nel mantra, nell'Om Namah Shivaya c'è questo Nama che significa mi inchino, mentre nel mantra di Vishnu non c'è, quindi va aggiunto alla fine.
Om Narayanaya Namaha. See? Om. Cantatelo. Repeat. Om Narayanaya No. Namaha. Once I just say Om Narayanaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Very good. Om Narayanaya Namaha. Again. Om Narayanaya Namaha. You don't stop after, yeah? Narayanaya Namaha. Quindi non ci si interrompe, è continuo. Narayanaya Namaha è tutto. See? Say it again. Ok, cantatelo. Om Narayanaya Namaha. Very good. Namaha, not Namaha, not like Namaha. Si tronca, non viene trascinato. Again. Ancora? Om Narayanaya Namaha. Very good. So this is the 8 Ashtakshari mantra, 8-syllable mantra. Panchakshari was a 5-syllable mantra of Shiva. This is the 8-syllable mantra of Vishnu. Narayanaya Namaha. Allora, questo è il mantra di 8 sillabe, mentre quello di Shiva era di 5 sillabe. Oh, once more. Ancora? I just repeat. Aspettate, prima faccio io. Om Narayanaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Very good, very good. So, it is said that these mantras, as I told you, especially the mantras of the Puranas, they actually hide the form of the deity inside. Quindi si dice che questi mantra, specialmente questi mantra che vengono dai Purana, contengano e nascondano al loro interno la forma della divinità. So it is said that if you repeat one of these mantras for some 20,000 times or something like that, actually the form will take place in front of you. E dicono che se si ripete questo mantra 20.000 volte o cose del genere, la forma della divinità ti apparirà davanti. So not only these mantras, but many of the hymns to the gods contain the form of the deity. E non solo i mantra, ma anche tanti inni alle divinità contengono la forma della divinità. There is a famous hymn to Kala Bhairava, who is the fierce form of Shiva. E c'è anche un famoso inno a Kairava, che è la forma inferocita, feroce, diciamo, di Shiva. So, it is the story goes that a boy, he was studying in England, in London. He used to repeat the Kala Bhairava mantra many times in the morning. C'è una storia di un ragazzo che era a Londra e ripeteva molte volte la mattina questo inno a Shiva. In the apartment above him, there lived an artist. E nell'appartamento al piano di sopra viveva un artista. So one day the boy, for some reason, he went up to the apartment to ask for something or other. E un giorno quel ragazzo salì al piano di sopra per chiedere qualcosa. And he was shocked to find that on the easel of the artist was a form of Kala Bhairava. E rimase veramente sbalordito nel vedere che sul cavalletto dell'artista c'era una tela con l'immagine di Kala Bhairava. Kala Bhairava. Kala Bhairava. This boy was an English boy who knew nothing about Indian gods, who had never heard of Kala Bhairava, certainly. So he was very shocked to see this, and he asked the boy, "How did you draw this?"
E quindi questo ragazzino, che era un ragazzo inglese, non sapeva niente delle divinità dell'induismo e tantomeno conosceva questo particolare aspetto di Shiva. E quindi chiese all'artista: ma come mai hai dipinto questa immagine? So the boy answered, I don't know, he said, I don't know. I just heard some sounds, weird sounds coming from you every morning. And without thinking, I started drawing. And this is the product of that drawing. E l'artista rispose: non lo so, è solo che ho sentito questi strani suoni che venivano dall'appartamento sotto e da questi suoni sono stato ispirato a comporre questa forma. So like that, these mantras, nowadays with, they have special scientific methods by which that you put sand in front, sand, which can easily move. And when these mantras are repeated, it is said that the sonic waves take on a form of the deity in the sand. E ci sono anche oggi, fanno degli esperimenti scientifici mettendo della sabbia in un modo particolare che assume delle forme con il suono, e si dice che quando vengono cantati questi mantra sulla sabbia appaia la forma della divinità. So you see that mantras are not just a mumble jumble saying go go yo wo something like that. I mantra non sono solo un insieme così raffazzonato di sillabe e di parole. They have a definite meaning. Most of them will have some embedded into them, some idea, some form, something which will elevate the human mind to higher states of evolution. Ma hanno un significato ben preciso, contengono al loro interno un'idea, un concetto, una forma, un qualcosa che eleva la coscienza dell'umanità. So then this I've given you a short idea of what mantras mean, and we will clear up any doubts about this before proceeding to a couple of bigger mantras which I can give you, and I was asked to give you by Saja and Shivani. Allora, ho detto qualcosa adesso sul significato generale dei mantra. Se avete qualcosa da chiarire, chiedetemelo e poi procediamo a cantare i 2 mantra che trovate sulle vostre sedie. So if there is any question, I'm happy to Avete answer. domande? Yes, there is a question. Yeah. Il valore e il potere del mantra era lo stesso se cantato da chiunque oppure da una persona con un certo livello di coscienza. The question is, do mantras have the same power if they're chanted by an ordinary person or by a person with a higher consciousness? Well, naturally, anything done by a person with higher consciousness will have more power, isn't it? Anything. Even their silence will mean a lot. Qualunque cosa fatta da una persona dalla coscienza elevata avrà più potere, perfino il suo silenzio avrà un grande significato. But again, mantras are, as I said, because it is a sound, even though you may not be a highly evolved person, if you use it with desire to evolve, even without the desire to evolve, somehow slowly, of course the evolution will be slower if you are not doing it consciously. If you do anything consciously, naturally it will be faster. Ma di per sé comunque questi suoni hanno un potere, e quindi se tu hai il desiderio di evolvere ci sarà un'evoluzione, magari sarà più lenta, anche se questo desiderio non è consapevole, ci sarà un'evoluzione lenta, ma chiaramente tutto quello che viene fatto con consapevolezza è più veloce, più intenso. To give you a story for this, the person Valmiki was a sage who wrote the Ramayana. C'è una storia del saggio Valmiki che ha scritto il Ramayana. And Valmiki was in the beginning, he was an ordinary hunter, a very cruel and wicked hunter who lived in the forest. E lui originariamente era un crudele cacciatore che viveva nella foresta. So Valmiki, his name was Ratnakar. Is that
name was Ratnakar. Ok, viveva lì con un'altra persona di cui non capisco. No, il suo nome di origine. Quello era il suo nome di origine, ok. Il suo nome era quest'altro che non capisco. Yeah. So then he had a family to support. So what he did, he was to kill animals and take them to feed his family. And very often, if anybody happened to pass through the forest, he would catch them. He would take off all their money. Sometimes he would kill them. Sometimes he would let them go. But whatever it was, he was stealing, plundering, robbing, killing. This was his work. E lui non solo era un cacciatore che cacciava per nutrire la propria famiglia, ma anche rapinava le persone che passavano per la foresta e a volte addirittura le uccideva. So one day, who was passing in the forest was the great sage Narada. Beh, un giorno passò per la foresta il grande saggio Narada. So when he was, Narada is one of those sages whose mind was constantly repeating the mantra Om Namo Narayanaya. He had a little lute in which he would say Tram, Tram, Om Namo Narayanaya, Om Namo Nara. This is his job. He had no other job. Lucky man. E Narada era uno di questi saggi che passavano tutta la vita ripetendo il mantra Om Namo Narayanaya. Aveva anche un piccolo strumento a corde sul quale appunto suonava anche le note. Aveva solo questo come compito nella vita, era molto fortunato. So then he was coming along the road in a little path rather in the forest, in the middle of the forest, and suddenly Ratnakar pounced on him. He was hiding in the tree waiting for somebody to come, and he pounced on him. E mentre Narada camminava per la foresta gli saltò addosso quest'uomo che era in agguato. He stood right in front of Narada with a dagger in his hand. E gli si parò davanti con un coltello in mano, un pugnale. So, but then he saw that Narada did not turn a hair. He just stood there again strumming Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya. He didn't seem at all frightened. Ma poi vide che Narada non era per nulla turbato, continuava a cantare, a suonare, non era per niente spaventato. So then, Ratnaka had always been used to only 2 types of animals in his life. 2 types of animals? Animals. Questo cacciatore era stato sempre abituato a 2 tipi di animali nella sua vita. Yeah. One type of animal, as soon as they saw him, would run away from him as fast as they could. C'era un tipo di animale che scappava via a gambe levate, a zampe levate ogni volta che lo vedeva. The other type of animal would jump on him and try to kill him. E mentre l'altro tipo di animale gli saltava addosso e cercava di ucciderlo. He never saw an animal who just stood there and looked at him with an emotion from his eyes which he had never seen before. Non aveva mai visto un animale stare lì davanti a lui guardandolo negli occhi con un'emozione negli occhi che non aveva mai visto prima. The emotion he saw in his eyes was love, and he had never seen that in anybody's eyes, not even his wife's, or maybe least of all from his wife. E lui non aveva mai visto questa emozione dell'amore negli occhi di nessuno, neppure di sua moglie, forse tantomeno di sua moglie. So he was shocked, and he stood. Instead of killing him immediately, he just stood stock still. E quindi fu sbalordito